Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Siamo di nuovo in compagnia di Turtle e proseguiamo la nostra serie dedicata, diciamo, all'home mining. Intanto salutiamo Turtle e lo ringraziamo come al solito di essere qua con noi. Ciao Turtle. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa nuova settimana. Allora sì, siamo diciamo alle battute finali, quindi oggi vediamo un pochettino, gli strumenti più professionali che si possono, tra virgolette, "tenere in casa". Quindi ci tengo subito a dire che esuliamo un pochettino dal concetto di home mining per come l'abbiamo inteso fino adesso, quindi prodotti, dispositivi che si possono tenere sulla scrivania, che consumano comunque poca corrente, quindi diciamo sono quasi ininfluenti lato consumi e lato spazio in casa. Oggi vi parliamo invece di questa robina qua. Questo qui è un Antminer S9, che è, come giustamente diceva Turtle, il Nokia 3310 dei prodotti professionali per minare Bitcoin. Perché parliamo, diciamo, di questi prodotti e perché principalmente eccomi qua, perché principalmente dell'S9? Perché questa è stata, diciamo, l'ultima, proposta di prodotti che effettivamente se noi li attacchiamo alla corrente in casa non ci salta tutto, perché diciamo il consumo massimo è di 1,4 kilowatt. Però come vedete stiamo già parlando di consumi piuttosto elevati, cioè questa macchina qua se voi la tenete, 1 ora attaccata vi consuma 1,4 kilowatt, cioè metà diciamo della vostra disponibilità di corrente che avete in casa. Quindi è un prodotto che, consuma parecchio e ovviamente ha anche dei costi correlati che non sono pochi, ecco, perché comunque la corrente va pagata, sappiamo che in Italia costa una fucilata e quindi tenere H24 acceso un dispositivo del genere pagandoci la corrente è veramente una cosa folle. Però possiamo dire che questo tipo di prodotto può avere alcuni usi specifici. Ecco, Tarto sappiamo che ne fa ne fa uso, io anche, quindi quando posso e quindi vediamo un attimo oggi di vedere che cosa si può fare con un prodotto del genere. Innanzitutto dai, dici un po' qualcosina in più su questo sull'S9, su questo prodottino, Tarto. Allora, aggiungo che magari ci sono un altro paio di ASIC aggiungibili che possiamo aggiungere alla lista degli ASIC rannabili in casa. Uno l'abbiam visto, nel video con i vari Avalon, perché effettivamente c'era un ASIC che è più comparabile a un ASIC vero e proprio che a un ASIC casalingo, e c'è anche un po' l'S17 che è nella stessa categoria con l'S9 degli ASIC rannabili in casa. Sono tutte soluzioni che più o meno al momento in Italia non sono profittevoli in nessun modo, quindi anche se noi abbiamo un prezzo della corrente relativamente basso per l'Italia, ecco che non sono ASIC al momento più profittevoli perché sono, prodotti fatti per un mercato, ovvero quello di Bitcoin, di circa 5 o 6 anni fa, con hash rate globali molto più bassi, la difficoltà molto più bassa, guadagni all'epoca, più alti, al momento non sono più profittevoli. Rimangono comunque dei progetti carini da fare anche in Italia, in casa per l'inverno, per esempio scaldare. Ricordatevi che quando parliamo di wattaggi di un ASIC non si parla mai di per forza, quantità finale di watt consumati. Questa cosa si può sempre modificare nel firmware, soprattutto se utilizzate firmware alternativi diventa molto facile andare a personalizzare i rumori, le ventole, i consumi, eccetera, e si parla sempre quindi di wattaggi stock, cioè nulla vi vieta di collegare un S21 a casa vostra, spegnere tutte le schede madri, farle andare al minimo, minimo, minimo e non vi salta la corrente. Comunque ha poco senso. Nello specifico l'S9 ha un consumo, io personalmente, non so te Plak, lo tengo molto più basso, come wattaggi intorno agli 800 watt, e ha un Sì. consumo, praticamente solo utilizzabile per scaldare casa, divertirsi, imparare un po' a, conoscere il mondo degli ASIC, e questo è secondo me il punto principale quando si parla di home mining con ASIC veri e propri. Purtroppo in Italia per i prezzi della corrente che abbiamo non è praticamente mai profittevole, ma collegando un S9 alla corrente, tweakandolo un pochino, io nello specifico sono un dipendente di Brains, uso BrainsOS, Anch'io, sì, sì. arrivo ad utilizzare circa 800 watt di corrente con circa 10 terahash. Se uno si mette anche a fare i calcoli non è profittevole al momento, in Italia, però è un modo per guadagnare qualche satoshi, oppure tentare la lotteria solo mining con 10 volte quasi l'hash rate di un Bitax. Effettivamente del consumo c'è,
io non è una cosa che terrei mai, accesa 24 ore su 24 in Italia. Se uno deve pagare normalmente la bolletta, io personalmente lo uso d'inverno 2 ore al giorno e faccio fatica a trovare, utilizzi diversi da questo, se non ci sono ovviamente condizioni particolari, quindi, energia in eccesso con pannelli solari, accesso facile a sistemi di elettricità fatti un po' rudimentali, tipo con delle pale e acqua, pannellini, cose simili, o semplice divertimento, però non è mai una cosa profittevole, è più una cosa per entrare in contatto col mondo del mining. Esattamente, infatti, io l'ho preso anche a livello di sorta di creare una sorta di museo in casa legato al mining, perché questo è uno dei primi prodotti che appunto è uscito, però è bello da studiare, è bello da per poterlo testare e vi faccio vedere io ne ho già parlato in un video dedicato, però qui potete vedere effettivamente come vengono costruite le macchine, cioè con una roba che deve essere resistente, messa lì, andare alla massima potenza, però potete già vedere, ad esempio, queste qua sono le 3 hashboard dove all'interno ci sono attaccati i famosi chip, i famosi ASIC, ce ne sono una sessantina per ogni scheda, quindi qui siamo intorno ai 180, 190 ASIC all'interno di questo miner e ci ricolleghiamo però proprio al discorso che facevamo sui Bitax perché i Bitax ora non utilizzano diciamo questi chip nello specifico, ma che cosa fanno? Da dove nascono? Vengono presi macchinari come questo, quindi però di più performanti come l'S19 o l'S21, vengono tolte le hashboard, vengono smontati i chip, quindi vengono presi gli ASIC e vengono poi ottimizzati e montati sulle varie schede e vengono creati questi prodottini che poi possono essere messi sulla scrivania. Quindi vedete che ve l'ho voluto anche portare questo tipo di prodotto per chiudere un pochettino il cerchio, perché poi è proprio da qui che nasce il movimento, giustamente come dicevi anche tu Tartal nella puntata dedicata al movimento Bitax, no? Cioè l'idea di prendere un prodotto closed source come può essere questo miner qua, no? Fargli reverse engineering e andare a creare un prodotto utilizzabile da tutti in casa, renderlo open source fino all'ASIC, ma sfruttare proprio questo. E si crea poi anche un discorso di ricircolo degli ASIC, perché comunque noi sappiamo che gli ASIC, una volta che non sono più performanti, o vengono buttati oppure possono essere riutilizzati per creare i VTAX adesso, ma anche per cercare di creare dei progetti alternativi per il riscaldamento della casa o dell'acqua. Sta nascendo anche tutto un altro tipo di movimento legato proprio a questo settore che è secondo me cruciale perché sarà un po' il futuro, io spero. Però diciamo che appunto ad oggi questo prodottino qua serve per testare, fare delle prove, avere provare l'ebbrezza di avere un miner che gira in casa. Poi è chiaro che, come dicevi tu, possiamo mettere sopra dei firmware alternativi come quello per esempio di BrainOS che ci dà la possibilità di regolare la potenza, quindi consumando 1,4 kilowatt al massimo comunque non ottieni la massima potenza. La stessa cosa puoi fare con i miner più performanti anche, gli abbassi le potenze in modo che puoi riuscire a tenerlo in casa, però è chiaro che ha dei costi eccessivi. Qui non abbiamo detto alla massima potenza produce 14 terahash e se vi rendete l'avevamo fatto forse il test, però provate a fare il paragone. Con 1,4 kW di corrente noi produciamo 14 terahash. Un Bitax con 17 watt produce 1,2 terahash, quindi è già molto più efficiente. Questo qua è un prodotto che è obsoleto oramai, cioè veramente non ci si può fare niente, ma lo si può utilizzare per testare queste cose qua. Ecco. Si nota anche lo sviluppo comunque che c'è sul mining a livello di efficienza, è una cosa incredibile se ci pensiamo. Una cosa secondo me interessante che aggiungo è che, io per esempio son stato in una delle mining farm di Brains, che non è un'azienda che fa in sé per sé mining, ma ha bisogno di ASIC per testare il firmware, e a un certo punto ho visto nello specifico in quel caso una montagna di S17 accumulati nel fondo di un Mh. magazzino e dicevo: "Boh, questi non li usa davvero nessuno, sono buttati lì". E una cosa interessante è che gli ASIC diventano più o meno non profittevoli tutti molto in fretta, cioè se in questo momento inventiamo tutto il mondo sta minando con degli S9, se per i costi di corrente europei al momento l'S9 diventa non più profittevole, nel giro di poco tempo lo diventa anche in Sud America e in altri posti del mondo, perché alla fine i miner professionali minano tutti con dei costi di corrente che vanno tutti dai 2 ai 7, 8 centesimi al kilowatt,
fine, cioè quello lì è il range. Quindi una Sì, cosa interessante è quando un miner diventa non più profittevole, più o meno comincia a diventarlo, magari nel corso di 1 anno, però per tutti. Quindi se noi parliamo per esempio oggi di S9, non c'è nessuno che può minare in maniera profittevole con gli S9. Se noi guardiamo gli S17, nessuno riesce a minare in maniera profittevole con gli S17. Quindi una cosa interessante è che si creano queste pile di ASIC vecchi dentro le aziende di mining, che però di fatto non sanno a chi venderli, perché altre aziende di mining non li comprano, perché diventano obsoleti contemporaneamente per tutti. Quindi una cosa interessante è certo che se uno guarda per esempio su subito.it o così, degli S9 te li tirano dietro, li trovi comunque a prezzi intorno ai 100 €, ma se uno guarda addirittura per comprarli in stock, tipo dire: "Compro 20 S9", li arrivi a pagare tranquillamente 20, 30, 40 dollari l'uno, perché ce ne sono, semplice domanda offerta del mercato, ce ne sono stock impilati in magazzini lì, totalmente fermi da anni, che non servono a nulla e quindi la gente è soltanto felice di farsi 2 € vendendoli. Quindi potrebbe essere anche interessante se uno dice: "Ho davvero eccesso di energia elettrica da buttare, non riesco a sapere cosa farci, ho 50 kilowatt in eccesso", perché uno è un'azienda, tutti i modelli di ASIC vecchi sono accessibili veramente a costo zero. Cioè con davvero 1000 € se uno dice: "Ho 50 kilowatt che non so cosa farci", magari non è l'investimento migliore di tutto comprare 50 S9, però la cosa interessante è che sono veramente accessibili a tutti. Dico anche all'italiano medio che ha 1 kilowatt di troppo in casa con il solare, un S9 lo può prendere tranquillamente spendendo una manciata di euro, meno di un Bitax paradossalmente, metterselo in esatto. casa semplicemente per non, buttare via quell'energia, ma per ricevere indietro una piccola ricompensa in Bitcoin. Ricordo che tutti questi tipi di ASIC non sono profittevoli, ma non vuol dire che non producano niente, cioè comunque se voi attaccate un S9 e lo tenete acceso 24 ore anche ai prezzi attuali, produrrà circa 1 € al giorno, che però è comunque un quantitativo sensato di satoshi, non è un Bitax che ti fa 60 satoshi al giorno. Magari un S9 ti fa 800, 900, 1000 satoshi, dipende un po' magari dai momenti della difficoltà. Quindi sono secondo me è utile per tutti quei setup al momento in cui uno ha corrente in eccesso e dice: "Sono una persona qualsiasi, non ho voglia di spendere 1000 € in un ASIC perché non so come funziona, ma 50, 100 € per trovare un S17, un S9, dell'anteguerra, della block size war di Bitcoin che funzionano ancora e guadagnare 1 € al giorno in Bitcoin piuttosto che perderli dandolo allo Stato italiano potrebbe essere un'opzione." E si può utilizzare come test per proprio vedere come sfruttare la corrente in eccesso. Quindi magari appunto, come abbiamo detto, cioè l'investimento è minimo, però riuscite a capire eventualmente se riuscite a sfruttare la corrente in eccesso, come, quanta e potete fare un test con questo prodotto. Poi eventualmente potete decidere magari di comprare un miner un po' più performante, ecco. Perché comunque, hai ragione Turtle, cioè i miner sono molto costosi, quelli più efficienti, ma poi da quando diventano non più profittevoli ovviamente il loro costo cala drasticamente, ecco. Perché comunque poi effettivamente non c'è più domanda e devono essere venduti in stock, perché voi pensate alle grandi mining farm che hanno dei capannoni pieni di questi miner e quando vanno a fare il ricambio dei macchinari, ci troviamo con centinaia se non migliaia di miner fermi lì che non vengono più utilizzati. Si comincia a vedere lentamente ora con gli S19. Se gli S19J Pro, che sono il modello un po' più, performante degli ASIC S19, è comunque tuttora molto utilizzato nelle mining farm, ma sta avvenendo proprio ora un po' il riciclo e il ricambio generazionale degli ASIC con le aziende che cominciano a switchare agli S21 e si comincia a vedere nel mercato tutti i prezzi degli cioè si cominciano a trovare S19 a prezzi molto accessibili. L'Italia purtroppo è sempre molto in ritardo su questo, perché, se noi guardiamo negli Stati Uniti ci sono già gli S19 che te li lanciano dietro, facilmente, tempo che questa roba si sposti in Italia lentamente, eccetera, ci mette più tempo, siamo in ritardo, siamo un mercato molto minore che quindi subisce gli effetti del mercato molto più lentamente, non con la scala degli Stati Uniti, però arriveranno anche sempre di più da noi, perché piano piano la gente che sta minando e continua a farlo con Bitcoin in Italia switcherà a nuovo hardware e quindi mi metterà sul mercato i modelli un po' più vecchi che poi possono essere utilizzati per esempio home mining. E quando arriveremo al momento in cui un S19 costa
300 € gli S9 saranno totalmente obsoleti, non li userà più nessuno se non per funzioni di museo e avremo nuovi modelli di ASIC casalinghi. Rimane il fatto che però gli ASIC più moderni, è vero, consumano di più, quindi se già uno vuole mandare un S19 in casa, deve davvero abbassare di tanto i wattaggi o spegnere delle dashboard. Esatto, perché voi tenete conto che appunto si parla di un dispositivi come questi, perché già l'S19, beh forse sì, ma l'S21 già supera i 3 kilowatt, Sì, anche quindi di potenza l'S19. anche Sì, 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 sì. l'S19, supera i 3 kilowatt di potenza massima e quindi voi capite che se lo attaccate alla massima potenza vi salta tutto in casa, no, e comunque l'S9 arriverà poi a essere completamente obsoleto, poi, arriverà ad essere un prodotto d'epoca e quindi riacquisirà il suo valore. Quindi ragazzi non buttatele via, facciamo come diventeranno come le automobili. No, però a parte gli scherzi è molto interessante come cosa averlo in casa da studiare, è chiaro deve piacervi. Tra l'altro se vi interessa sul sito di Plan B Network c'è proprio una guida, creata apposta su come trasformare un Antminer S9 da, macchina per minare Bitcoin a, riscaldatore per casa, no, quindi vi danno qualche piccola accortezza, vi danno qualche piccolo consiglio su magari come cambiare le ventole, perché anche qui come il discorso vale anche per i Bitax, no, potete apportare qualche modifica, tipo mettere delle ventole più intelligenti, più performanti per poterlo per potergli far fare meno rumore, quindi, dà meno fastidio in casa, già che comunque quando abbassate il wattaggio il rumore si sente molto meno. Però ci sono delle piccole accortezze che possono essere prese per poterlo magari tenere in casa. E sì, il suo uso cioè esula un po' dal discorso home mining per come l'abbiamo inteso fino adesso, ma secondo me è un ottimo test per chi ha dei pannelli fotovoltaici, chi ha esubero di corrente, poter cominciare a vedere se effettivamente ha senso, attaccare una macchina per minare Bitcoin e veramente con 100 € può fare una prova, e comprare l'S9 e poi eventualmente può decidere di scalare. Io ve lo faccio vedere ancora un'ultima volta, così almeno vi rimane bene in testa. Vedete, questo è il suo scatolotto, ha le 2 ventole, qui c'è la scheda madre al suo interno, dove c'è poi il firmware, e queste sono le dashboard dove all'interno ci sono i chip ASIC che fanno poi il duro lavoro. Niente, Tarto, se vuoi aggiungere ancora qualcosa di interessante, tu che lo testi parecchio, se no poi direi che comunque possiamo terminare qui la Secondo nostra me abbiamo puntata. detto comunque la maggior parte delle cose. Secondo me, ripeto, il punto è giocarci un po'. Il fatto è che a noi bitcoiner diverte fare questo tipo di cose. Cioè, probabilmente in qualsiasi altro tipo di mercato non ci sarebbe nessuno che dice: "Ah vabbè, mi attacco un S9 in casa". Ripeto, anche io lo faccio per divertimento. Io sono d'inverno, mi alzo, ho la casa ghiacciata perché davvero bitcoin non si spende un centesimo, bisogna risparmiare, vado nel mio studio, accendo il mio ASIC, partono le ventole al massimo, vado a farmi il caffè, torno nello studio che c'ho il rumore bianco di S9 800 watt che mi scalda lo studio, dopo un'oretta lo spengo e sono felice. È davvero utile, non particolarmente, però almeno posso imparare cose su bitcoin, vedere come funziona un mining pool, un ASIC, guadagnare qualche satoshi totalmente no KYC, eccetera, e lo faccio come cosa divertente. Se uno ha dei pannelli, eccetera, diventa una soluzione ancora più interessante, quindi niente, non avete più scuse, adesso dovete partecipare alla scelta di Bitcoin anche voi e attaccarvi degli ASIC in casa o se siete in un posto particolarmente fortunato, scusa Stato italiano, fate un bell'allaccio illegale alla corrente e li attaccate lì. Purtroppo io non sono ancora a questo Io mi livello. dis mi dissocio da queste affermazioni. Non sia mai che mi vengano a suonare sotto casa. Dai, allora io direi di concludere, diciamo, questo video con il solito calcolo che facciamo per tutti i dispositivi. Proviamo ipotizziamolo alla massima potenza, dai, così diamo una visione un po'. Allora, Okay. consumo 1,4 kilowatt e 14 tera esce di potenza di calcolo. Allora, minando un intero anno con un S19, quindi 14 terahash la massima potenza, la chance che abbiamo di solo minare un blocco in un giorno è 1 su 440.000 e in un anno è 1 su 1.200. Quindi in realtà su un anno ci avviciniamo ad una soglia realmente, fattibile.
L'unico problema è che l'S9 consuma un bel po' di corrente, quindi per Quanto ci giocarci costa? questa carta della lotteria, di dire: "Mino un blocco in solo mining con una probabilità su 1200 in 1 anno", comunque vuol dire che in 1 anno sosteniamo magari una spesa di indicativamente 1000 € secondo me, almeno 3 € al giorno, 2, 3 € al giorno un S9 in base alla vostro prezzo di corrente li consuma, quindi è un biglietto della lotteria un po' costoso, ma a cui si può partecipare. Eh sì, poi è un peccato perché noi abbiamo un buon prezzo della corrente che va dagli 8, 9 a seconda delle fasce, al massimo esagerando ai 15 e poi ci sono sopra tasse, dispersione e arriviamo a 30, 35 centesimi e diventa veramente una roba folle. Quindi, con la LACI illegale risolvereste questo problema, però diciamo noi non ve l'abbiamo detto, dai. Non c'è mai Ragazzi di io migliore non c'è mai di migliore di quello che usa l'elettricità del vicino, poi esatto, Oh, l'elettricità del vicino è sempre più sempre meno costosa, mettiamola così. Un po' come l'erba del vicino. Dai ragazzi, noi ci vediamo la prossima settimana con l'ultimo video di questa serie. Ciao.